Ed ecco qua un altro video, io sono Issam e questa è la Engui EP2 Pro che abbiamo già visto in un video precedente ed è una delle migliori biciclette elettriche e a pedalata assistita, rapporto prezzo-qualità, soprattutto per quello che offre. In generale il prezzo delle biciclette elettriche è salito in modo vertiginoso. Per quanto riguarda la Engui EP2 però, come ho detto, è rimasta fino ad oggi una delle migliori biciclette a rapporto prezzo-qualità per quello che offre, nonostante il prezzo aumentato di 50 euro. Nel sito di Engui, che è il produttore dove si può acquistare questa bicicletta, della quale vi lascio sempre il link e coupon sconto nella descrizione del video, è indicato che è una versione differente rispetto a quella che ho recensito e testato ed è una versione upgraded, quindi superiore. In questo video parliamo di questo upgrade tecnicamente, ma andiamo anche a testare la bicicletta su strada, vediamo quali sono i vantaggi che abbiamo con questi 50 euro, che secondo me ne vale la pena solamente per la batteria, che è aumentata a 16 ampere-ora, quindi 768 watt-ora rispetto alla vecchia batteria da 13 ampere-ora, quindi 624 watt-ora. E come puoi notare però il telaio della batteria è rimasto della stessa dimensione, è cambiato solamente il peso, ovviamente la capacità come abbiamo detto. Ovviamente la capacità della batteria maggiorata aumenterà automaticamente l'autonomia in puro elettrico, che è salita da 50 km a 60-65 km, mentre a pedalata assistita siamo arrivati addirittura a 130 km da 100 km. Ok, vediamo le varie velocità della Engui EP2 Upgraded Version. Questa è la prima che va a 8 km all'ora. Vedete che il tachimetro della bicicletta è uguale alla velocità in GPS. Passiamo alla modalità 2 e siamo a 15-16 km all'ora. Il tachimetro corrisponde più o meno alla velocità con il GPS, quindi probabilmente il diametro della ruota è stato impostato correttamente dalla fabbrica. Adesso siamo alla velocità 3, siamo a 21 con il GPS e 23 con il tachimetro della bicicletta. Passiamo alla velocità 4 e siamo a 30-31 km all'ora con il tachimetro, 29 con il GPS. Direi che è abbastanza congruo GPS e tachimetro, e questa è la velocità massima della Engui EP2 Pro versione diciamo modificata, 45 km all'ora con il tachimetro. Direi come velocità molto simile alla versione normale che abbiamo testato l'anno scorso, e però abbiamo una coppia maggiore che si sente davvero tanto. D'altra parte ho notato una cosa differente rispetto alla versione che avevo provato l'anno scorso, è che abbiamo un leggero ritardo con la partenza del motore rispetto all'acceleratore. Adesso vi faccio vedere: 1 2 3 accelero e lo rifaccio, 1 2 3 accelero, partita. Ok, quindi 1 2 3 partita. Abbiamo probabilmente un secondo di ritardo. Ma non è solamente questo l'upgrade dei 50 euro, perché è cambiato anche l'ESC, ovvero lo speed controller. L'ESC precedente aveva 6 MOSFET, ognuno da 3 ampere. Che cosa sono i MOSFET? Beh, sono dei microchip responsabili del controllo dello switching tra un polo e l'altro del motore, nei quali passa la maggior parte della corrente che arriva verso il motore. E più grossi sono questi MOSFET, più riescono a dissipare il calore, quindi saranno più di qualità e riescono a durare di più nel tempo. Non solo, hanno una resistenza maggiore al calore. Ecco, hanno ingrandito la dimensione dei MOSFET nei nuovi ESC, quindi sopportano di più l'estate molto calda, che fa veramente caldo quest'estate. E ovviamente 6 per 3 ampere sono 18 ampere, che è la capacità totale di corrente che può dare l'ESC al motore, capacità che è superiore ovviamente ai 15 ampere costanti che può dare la batteria all'ESC. Questi 3 ampere che avanzano sono per sicurezza, ma in questo momento abbiamo anche una sicurezza maggiore data dai MOSFET più grandi. Ecco, purtroppo, nonostante le tante richieste vostre sulla Engine Pro della
della Engui, non sono riuscito ancora a fare la recensione completa, questo perché non c'è mai in magazzino. È una delle biciclette migliori, più richieste in questo momento, e la vendono, come ho detto, ancora prima di arrivare in magazzino, e continuo a rimandare la recensione, anche perché sicuramente saprete che c'è una carenza non indifferente nel mondo di microchip, e ogni volta cambiano qualcosa perché cambiano fornitore. Io vorrei essere sicuro al 100% di recensire qualcosa che c'è in magazzino, e qualcosa che, se prendi dopo la mia recensione, sicuramente ti troverai al 100% con quello che ti faccio vedere. Certamente tra la Engine Pro e la EP2 Pro c'è una bella differenza di costo, non è data solamente dalla batteria, dai freni idraulici, da tante cose, accessori che ha la Engine Pro, ma è data anche dall'ESC, dalla potenza del motore. E una cosa molto interessante, che l'unica bicicletta che ho visto attualmente, che ho mai provato, che ha la ricarica rigenerativa tramite il motore, quindi quando smettete di pedalare, siete in discesa o lasciate l'acceleratore, la bicicletta continua a scorrere, ricarica la batteria. Adesso qualcuno dirà: ah, Issam, questa non è una nuova invenzione. In realtà nei monopattini è molto frequente, nelle biciclette ne ho viste solamente due, una con la frenata rigenerativa, che era molto vecchia, che è la DOIU. Invece, per quanto riguarda la ricarica rigenerativa senza frenata, la prima che vedo è la Engine Pro. Ecco, oltre a questo, la Engine Pro ha un ESC da 9 MOSFET, a differenza di questa che ha da 6 MOSFET, e arriva a 23 ampere di corrente che può dare al motore, che si traduce ovviamente in velocità maggiore. Non lo so, non l'ho ancora testata al massimo, in teoria sì, ma sicuramente come spinta in salita, come coppia, abbiamo più corrente, quindi più potenza disponibile. Ma com'è la velocità nella solita salita? Proviamola subito. Ha un'accelerazione, una coppia davvero impressionante, in salita addirittura. Siamo a 30 km all'ora. Ovviamente il GPS segna leggermente di meno perché qua ci sono gli alberi, però sappiamo che è già congruo. 25 km all'ora, 26 km all'ora è qualcosa. Non siamo ancora arrivati al punto più ripido della salita, siamo al punto più ripido in questo momento della salita, e mantiene 25 km, 25,5 km all'ora. Direi che fantastico. E sono curioso a proposito della pedalata assistita, perché come avete notato, cambiando l'ESC cambia il comportamento della bicicletta. Adesso proviamo nella solita salita la bicicletta con la pedalata assistita. Sembra che spinga di più in pedalata assistita rispetto all'acceleratore. La velocità è 25-26 simile. Adesso sto pedalando a vuoto solamente per dire al motore di spingere, e non sto aiutando. Se aiuta un pochino così senza fatica, arriviamo ad ottenere un chilometro in più di velocità. Sì, direi che più o meno simile pedalata assistita o acceleratore. E dopo questo esperimento direi che le conclusioni sono che la velocità è pressoché simile rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda la coppia, la spinta in salita, sì, si sente nettamente superiore, però abbiamo anche un piccolo difettino: il ritardo del motore rispetto all'accelerazione con l'acceleratore. D'altra parte abbiamo anche un range maggiore, una autonomia maggiore, prendendo la batteria da 16 Ah. Non solo, abbiamo anche un calo di potenza minore e una velocità costante durante tutta la durata della batteria, perché non ci sarà un calo di tensione con una batteria con una capacità maggiore rispetto a una batteria con una capacità minore. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto sia alla Engine Pro che alla EP2 Pro versione superiore, con la batteria da 16 Ah di scorta, nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto, se avete delle domande lasciatele giù nello spazio commenti, e ciao, alla prossima!